un'incoronazione, cioè l'ascesa al trono ufficiale di un nuovo sovrano, solitamente un giorno di festa, solitamente accompagnata dalle grida di giubilo, la folla che saluta il re, che sventola le bandiere, fastosi festeggiamenti, grandi cerimonie pubbliche. Questo vale per gli stati retti da quelle forme verticistiche di governo in cui la discendenza da un ramo familiare comporta il trasferimento del potere temporale di generazione in generazione o comunque all'interno della stessa famiglia, tra l'acclamazione dei sudditi e gli onori delle delegazioni estere che vengono a porgere i dovuti omaggi al nuovo capo di Stato. Esistono tuttavia delle eccezioni, rappresentate dagli stati fantoccio, quelle entità create appositamente per simulare la parvenza di una sovranità a vantaggio di un elemento estero dominante, magari la potenza occupante, oppure a vantaggio di un usurpatore che con la violenza ha imposto il proprio volere. Pensate alla Seconda Guerra Mondiale, pensate allo Stato di Croazia, lo Stato del Poglavnik di Ante Pavelić, che ufficialmente era una monarchia retta da Aimone di Savoia-Aosta col nome di Tomislavo. In realtà sappiamo bene che era ben altro. Oggi però non parliamo dello Stato di Croazia, parliamo di uno Stato fantoccio esistito all'incirca nello stesso periodo, in Estremo Oriente. E partiamo proprio dal giorno dell'incoronazione del sovrano, il 1° marzo del 1934. Siamo a Changchun, in Manciuria. Avviene l'incoronazione dell'imperatore del Manchukuo, ma non ci sono festeggiamenti e la cerimonia è relativamente sobria. Il sovrano designato ufficialmente a regnare su quella Manciuria che da 3 anni a quella parte è occupata dal Giappone, che l'ha strutturata sul modello di uno stato fascista interamente condotto proprio dall'occupante, è un ragazzo 28enne che nella sua giovane vita si è già seduto su un altro trono, ma senza fortuna. Quel ragazzo si chiamava Aisingyorō Puyi, l'ultimo imperatore, e questa è la sua storia. Ultimo discendente della dinastia Qing che per 3 secoli ha governato in Cina, Aisingyorō Puyi si presenta al momento della sua incoronazione come sovrano del Manchukuo come un mite giovanotto, il cui volto delicato è incorniciato da un paio di occhiali tondi e leggeri alla moda del periodo, uno strumento ai lui necessario per ovviare a un importante difetto alla vista. Alla tenera età di 2 anni e 10 mesi, Puyi era stato scelto dall'ultima concubina dell'imperatore Xiaofeng come nuovo sovrano del Celeste Impero, un titolo altisonante, quello di imperatore della Cina, ma sempre più privo di significato pratico all'epoca a causa della disgregazione della Cina imperiale in feudi dominati dai signori della guerra e in concessioni alle potenze estere. L'imperatore bambino in quei giorni è soltanto un simulacro, un nome in mano a una corte composta da generali sempre più impotenti e da burocrati sempre più corrotti, burocrati che a volte arrivano a imbastire incendi solo per nascondere il frutto delle loro ruberie. Mentre la Cina si spalda giorno dopo giorno in una guerra civile, Puyi vive circondato dai suoi servitori e dalla corte nella città proibita, quel bellissimo monumentale complesso a Pechino che deve il suo nome al fatto che l'accesso agli uomini sia interdetto a meno che non si disponga di un esplicito permesso da parte dell'imperatore. Dopo appena 3 anni di formale governo in cui ciò che rimane del vecchio impero crolla miseramente, il capo di Stato bambino è deposto dalla proclamazione della Repubblica, i cui dirigenti gli consentono comunque di continuare a vivere nella residenza imperiale, assieme alla corte e ai suoi servitori che ancora possono continuare a chiamarlo coi suoi titoli, che ancora lui, Aisingyorō Puyi, può continuare a illudersi di esercitare un minimo di potere. Ma è un colossale inganno. La città proibita è una prigione dorata, a malapena arricchita dalla presenza di un tutore inglese, Reginald Fleming Johnston, che istruisce il giovane imperatore impartendogli una educazione di tipo occidentale. Al compimento della maggiore età e dopo un infruttuoso tentativo di restaurazione del trono compiuto da un ambizioso generale, Puyi trova un nuovo protettore, è il Giappone, ma è anche costretto ad andarsene da Pechino. Quando le truppe del nazionalista Chiang Kai-shek giungono alle porte della città proibita, il giovane imperatore è costretto a scappare assieme alla giovane moglie, l'imperatrice Wongrong, e alla
concubina mongola, Wen Shu. Con loro vanno via anche alcuni familiari e si rifugiano tutti con una carovana a Tientsin, dove Puyi è accolto dalla legazione nipponica. In realtà Puyi ha solo barattato una prigionia dorata con una parvenza di libertà, finendo ben presto per essere solo un interlocutore, privo di reali poteri nei confronti dei signori della guerra, che ciclicamente gli fanno visita a Tientsin, gli promettono un ritorno a Pechino, ma gli chiedono in cambio investiture ufficiali e soprattutto tanto denaro. Nonostante diversi generali, sia cinesi che russi, lo mettano in guardia dall'accettare aiuti da parte dei giapponesi, Puyi rompe gli indugi dopo che le truppe del Kuomintang profanano le tombe dei suoi antenati della dinastia Qing. Mentre la moglie Warong diventa sempre più dipendente dall'oppio, l'ex imperatore vede il suo patrimonio personale assottigliarsi a causa di spese esagerate ed è abilmente sobillato anche da una spia al servizio di Tokyo. Una spia in famiglia è sua cugina, Shan Yu, che nel frattempo ha abbracciato la causa nipponica, addirittura cambiando nome in Yoshiko Kawashima. Dopo l'incidente di Mukden, il Giappone invade ufficialmente la Cina settentrionale, un'area ampiamente industrializzata e ricca di risorse naturali. È una sorta di prova generale del rinnovato imperialismo del sollevante, un argomento che abbiamo già trattato in altri video nel nostro canale. Al suo arrivo a Port Arthur, Puyi capisce finalmente di essere solo una sorta di prigioniero, un ostaggio d'altissimo rango per i giapponesi che lo trattano sì con riverenza, ma togliendogli ogni possibilità di scelta, persino quella elementare, persino nei movimenti personali. Inizialmente i giapponesi pensano di trasformare la Manciuria in una repubblica, con Puyi come presidente, ma dopo un po' cambiano idea, cambiano l'intera struttura del Manciù, di quello stato fantoccio che diventa Manciukuo, esattamente impero del Manciukuo, con come sovrano un imperatore, Puyi, che come abbiamo visto all'inizio ascende al trono il 1 marzo del 1934. Per quanto la stampa giapponese si sforzi di propagandare un ideale di Manciuria utopica che riunisca pacificamente le etnie giapponese, Manciù, coreana, mongola, cinese e Han, in realtà è un'altra, è quella di un paese industrializzato, interamente sottomesso a Tokyo, un vassallo. Lo stesso Puyi è privo di alcun potere, deve solo eseguire i voleri del vice primo ministro Yoshioka Yasunori e dei generali giapponesi. Il Manciukuo diviene un laboratorio di un nuovo modello di imperialismo, quello del sollevante, un modello in cui la lingua e la cultura giapponese permeano la società, riducendo la popolazione locale a uno stato di semischiavitù. I giovani Manciù e Han sono destinati a diventare manovrata nelle fabbriche dei nuovi padroni o nelle miniere, in minima parte a entrare nell'esercito del Manciukuo. Le ragazze, obbligate a giurare fedeltà all'imperatore del Giappone, diventano anche loro delle schiave nelle fabbriche e alcune di queste vengono utilizzate come schiavi sessuali nei bordelli dell'impero giapponese. L'esperienza di governo di Puyi è puramente simbolica. In pratica deve solo controfirmare tutti i provvedimenti legislativi che i suoi padroni giapponesi gli mettono sul tavolo. I suoi movimenti sono costantemente seguiti dalla Guardia Imperiale, che è composta da soldati manciù sostanzialmente disarmati e da ufficiali nipponici che hanno il pieno controllo della situazione. Arrivano questi ultimi a sfruttare ogni debolezza del sovrano, compresa l'ippofobia, Puyi ha paura dei cavalli, per costringerlo a spostarsi in auto con una nutrita scorta nei suoi vari spostamenti. La frustrazione e l'insoddisfazione minano la salute mentale dell'imperatore. Il suo comportamento varia tra lunghe pause di assoluto silenzio, come un monaco, come una asceta che si ritira nelle sue stanze, all'ordine improvviso di frustare i servi senza nessuna motivazione apparente. Convinto di essere costantemente derubato da chiunque, le giornate di Puyi trascorrono monotone nell'esame dei bilanci dello Stato o nell'osservazione del comportamento di chi lo circonda, preda all'imperatore di ipocondria e di manie vendicative. In un clima sempre più deteriorato, inizia a diffondersi voci, alcune vere, altre montate ad arte, ma sono tutte disgustose. Alcune di queste riguardano la dipendenza sempre più pesante dell'imperatrice dall'oppio, del fumo in continuazione. Voci false riguardano invece presunti rapporti saffici tra l'imperatrice e Shan Yu. Voci incontrollate parlano invece di un Puyi dedito alla pederastia, a insidiare tanto le ragazzine quanto i paggi di corte. Un giorno si scopre che su una roccia, all'interno del giardino del palazzo, un anonimo servo ha lasciato un messaggio, scritto col gesso su una roccia, appunto, rivolto al sovrano. Non ti sei ancora stancato di come ti trattano i tuoi padroni giapponesi? Questo c'è scritto. Sapete come reagisce Puyi? A frustare tutti i giardinieri, indiscriminatamente. Quando
Da palazzo fugge un giovane, un servitore, che afferma di aver ricevuto pesanti avanzi omosessuali dall'imperatore. L'imperatore stesso ordina che quel ragazzo venga ripreso, incatenato e frustato. Ma durante la punizione il ragazzo muore. E allora Puyi come reagisce? Si sfoga sugli stessi carnefici, che sono a loro volta costretti ad assaggiare la frusta. La moglie non ne può più, oltre a fumare oppio, è disgustata da suo marito. E forse per umiliarlo, oppure per un gesto di ribellione, si concede all'autista di palazzo e ne rimane incinta. Il bambino verrà ucciso subito, poco dopo la nascita, con un'iniezione letale. L'autista fucilato nel cortile. Chi ha dato l'ordine? Anche qui i biografi si dividono tra chi propende per un ordine diretto dell'imperatore e chi invece afferma che siano stati i giapponesi a voler la morte dell'infante per evitare di avere a che fare con un futuro pericoloso erede. E poi arriva la guerra, prima contro la Cina. Nel 1937, con gli incidenti del ponte Marco Polo, i giapponesi hanno il casus belli a disposizione per attaccare tutto il resto della Cina. È un piano ambizioso il loro. Vogliono acquisirsi uno spazio di controllo assoluto sul continente, massacrando la popolazione. Poi arriva il 7 dicembre 1941, il giorno dell'infamia, Pearl Harbor, l'attacco giapponese agli alleati. In tutto ciò, il Manchukuo è ovviamente al fianco di Tokyo, non ha scelta, è uno stato fantoccio. Puyi inizialmente crede alla propaganda giapponese, una propaganda che gli espone grandi successi, addirittura una sorta di missione salvifica delle armate nipponiche nei confronti di nemici che vengono descritti come demoniaci, è il caso dei sovietici, o come assetati di soldi e potere, è il caso degli anglo-americani. Ma le illusioni non durano. Alla fine lo stesso Puyi è costretto ad aprire gli occhi. E ciò avviene nell'estate del 1945. L'8 agosto del 1945 l'Unione Sovietica dichiara guerra all'impero del Sollevante e per lo Stato fantoccio della Manciuria e per il suo sovrano. È la fine rapida. L'esercito del Manchukuo, che doveva essere un fiore all'occhiello dell'imperatore, evapora come neve al sole. Viene sconfitto molto facilmente dai sovietici. Puyi allora decide di scappare. Prova la prima fuga in treno, non funziona. Allora in aereo, ma sulla pista dell'aeroporto c'è l'Armata Rossa che lo arresta il 17 agosto del 1945. Con lui non c'è la moglie. Hua Rong è catturata invece dall'esercito popolare di Mao. Viene rinchiusa in una prigione dove soffre terribilmente per le crisi d'astinenza da oppio. L'imperatrice morirà di stenti in quella prigione, abbandonata e dimenticata da tutti. Divenuto un prigioniero preziosissimo, Puyi è chiamato a deporre al processo di Tokyo contro i crimini di guerra giapponesi. Si scopre infatti che il Manchukuo non era solo un'area di schiavitù, ma anche una zona di sperimentazione di armi biologiche su cavie umane vive. È uno scandalo terrificante. Puyi assiste al processo, sbarrando gli occhi, come se fosse una strategia per ammettere la propria impotenza o per dimostrare di non essere mai stato informato dai suoi padroni burattinai giapponesi di ciò che avveniva davvero. Terminato il processo, Puyi è consegnato alla Cina popolare il 31 luglio del 1950. Da quel momento in avanti trascorrerà 9 anni in un campo di prigionia per la cosiddetta rieducazione. In quei 9 anni Puyi viene spogliato di ogni privilegio, titolo, viene ricostruito come cittadino qualsiasi, viene costretto a rielaborare la propria storia personale e di ciò che gli era avvenuto attorno. Liberato alla fine degli anni 50, diverrà custode, bibliotecario proprio di quella città proibita che lo aveva visto muovere i primi passi come sovrano bambino. Eisingyoro Puyi morirà ad appena 61 anni nel 1967, vittima di una complicazione renale dovuta a un carcinoma alla prostata. Il suo nome, la sua figura, la sua memoria si protrarranno nel tempo fino agli anni '80, fino al capolavoro di un grande regista italiano che titola il suo Colossal, vincitore di numerosi premi Oscar, proprio L'ultimo imperatore. Ma la vita di Eisingyoro Puyi non era cinema, non era un film, non era finzione. È stata una vita incredibile, assurda, miseria e nobiltà, ricchezza e povertà, alterigia e umiltà. L'idea di comandare, contrapposta all'essere un prigioniero o al più un ostaggio, seppur di grande riguardo. Quindi chi era Eisingyoro Puyi? Era davvero un sovrano o era una semplice pedina in mano ad altri? Era una persona che meritava tutto ciò che gli è accaduto o che poteva ribellarsi? Era davvero destinato a regnare o più volte è stato posto su un trono, anche se in fondo non aveva le qualità per regnare? Difficile rispondere, ma la sua figura resta oggi come monito, un monito a non accettare
gli stati fantoccio, a non accettare quelle figure prive di assoluta autodeterminazione, imposte da un usurpatore o da una potenza straniera per interessi che non sono trasparenti. Questo ci insegna la storia di Puyi, la storia di colui che fu 2 volte l'ultimo imperatore, prima di uno stato morente, poi di uno stato che non esisteva, che era stato creato dal nulla e nel nulla era tornato. Questo ci insegna e ci insegna ancora oggi a essere molto attenti alle pieghe della storia, in cui si possono annidare insidie anche da chi si proclama nostro amico. La storia è composta da uomini, personaggi, fatti, avvenimenti, battaglie, stravolgimenti. È fatta soprattutto da elementi storici. E quindi noi di dentro la storia dobbiamo indagare, dobbiamo raccogliere elementi, testimonianze, fatti, luoghi, documenti, e in questo grande lavoro di ricerca un aiuto fondamentale arriva dal nostro prezioso partner NordVPN, un partner che ci consente di esplorare risorse anche in altri paesi dove a volte non è semplice entrare in determinate piattaforme, perché magari c'è un blocco preimpostato in base alla provenienza geografica. Oppure c'è l'altro lato della medaglia, la sicurezza, riuscire a mantenere al sicuro i nostri dati, le nostre ricerche, i nostri video, il nostro canale, dai malintenzionati, da chi magari vorrebbe entrare semplicemente per dare un'occhiata o per approfittarsene. E allora NordVPN ci aiuta moltissimo e può aiutare anche voi se volete dare un'occhiata alla offerta presente nelle descrizioni del canale. Troverete un'offerta strutturata apposta per voi con un forte sconto sul piano biennale e la consueta garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Quindi cosa stiamo aspettando?